Oggi vi faccio vedere un altro dei miei giochini. Vi piace? Polaris Sportsman 500, per l'appunto un 500 di cilindrata, 4 ruote motrici. Corredato da una serie di accessori tipo il gancio traino, il vericello, mi viene la pelle d'oca quando si parla di vericello, portapacchi anteriore, portapacchi posteriore per caricare tanta roba, piastra inferiore per poter attaccare la poiana. Esatto, a casa ho lo spazzaneve da potersi montare, è largo 1,80 m, si attacca al vericello tanto da farlo salire e scendere. Leva del riduttore, avanti veloci, avanti lente, folle, retromarcia, parcheggio. 4 ruote motrici inseribili elettronicamente, il controllo del vericello fuori e dentro, più tutti i controlli vari, clacson, fanali, frecce, eccetera. Un mezzo che ho da circa 10 anni, in realtà ne avevo anche un secondo, avevo uno Yamaha Wolverine 450, sempre 4 ruote motrici. Sono contento di questo mezzo, è un mezzo americano. Quindi fa figo dire ho un Polaris, perché quando si parla di quad Polaris è un po' un'icona, ma a livello di affidabilità rispetto allo Yamaha non c'è paragone. Infatti quel bimbo qua è rimasto più in officina che nel mio garage. Ultimamente, incrociando le dita, sembra che vada bene. Facendo l'avvocato del diavolo, ci sta che, avendolo comprato usato ed evidentemente chi l'ha usato in precedenza non l'aveva usato proprio in un modo corretto, quindi ero un po' disastrato, crociere, cioè, gli ho rifatto praticamente tutto. Mi è costato di più di meccanico piuttosto che andarlo a comprare forse nuovo. Il bellissimo Wolverine l'ho venduto e vi chiederete: coglione, perché hai venduto il Wolverine se gli volevi così bene? Lunga storia. In realtà circa 3 anni fa avevo messo in vendita un po' di mezzi, quindi il Wolverine è quello che me l'hanno acchiappato immediatamente. Al tempo non c'era ancora l'idea di Montemarzano è venuto fuori dopo qualche mese e io ho venduto il Wolverine. Quindi lì mi ero deciso, va bene, adesso questo lo tengo, perché avere un quad qui è bellissimo, girare per il bosco, soprattutto con temperature afose come queste, sentirsi l'aria che ti scorre tra i capelli è un piacere. Mi piacerebbe riprenderne un altro, perché quando viene qualche amico è ancora più piacevole girare in coppia. Vedremo. Pertanto, dopo aver venduto il Wolverine, ho detto oh, va bene, adesso vediamo di sistemare bene questo qua, perché prima succedeva che tutte le volte che venivo a casa dall'Egitto non andava mai in moto, una volta per una cosa, una volta per l'altra, insomma è stato un pochino anche qui un bagno di sangue. D'obbligo anche qui chiaramente lo stacca batteria. Guardate che carino, basta svitare questa vite e la batteria è staccata. Riavvito e la batteria è attaccata. So che qualcuno di voi è molto attento ai miei video, quindi effettivamente avete notato che qua lo staccabatteria l'ho messo sul positivo, quando in questo video in alto sulla vostra destra, dove vi avevo detto che lo staccabatteria va messo sul negativo, ma appunto vi avevo detto che va messo sul negativo per evitare che ci sia un tratto di cavo non protetto. In questo caso, dove lo staccabatterie è direttamente sulla batteria, preferisco metterlo sul positivo. Ecco la risposta. Che dite? Andiamo a fare un giro? Che oggi con questo caldo non ho voglia di fare nulla. Adesso lo stronzo va in moto benissimo, speriamo che continui così.
vado lontano, tra le bellezze della natura, ogni sentiero è un'avventura. Con la trazione integrale, nessun ostacolo è fatale, supero non c'è fango. Ciao! Polaris non mi stanco. Polaris stella polare, icona nel mondo dei quad. Guidami tra i sentieri, dove nessuno è mai stato. Con te ogni viaggio è un sogno, ogni sfida è un traguardo. Polaris, mio compagno fedele, sempre avanti, mai in ritardo. Grazie al suo possente motore, volo nel bosco con grande stupore. Porta pacchi ben carico, ogni sfida è un gioco magico. Anche l'inverno non mi spaventa, con lo spazzaneve che mi intenta. Pulire tutta la neve, con il mio quad diventa una bella operazione lieve. Polaris stella polare, icona nel mondo dei quad. Guidami tra i sentieri, dove nessuno è mai stato. Con te ogni viaggio è un sogno, ogni sfida è un traguardo. Polaris, mio compagno fedele, sempre avanti, mai in ritardo. Volare tra gli alberi, sento il vento sulla pelle, anche senza capelli, le sensazioni sono belle. La libertà che provo è un'emozione senza pari, con il mio quad Polaris ogni giorno non ha eguali. Polaris stella polare, icona nel mondo dei quad. Guidami tra i sentieri, dove nessuno è mai stato. Con te ogni viaggio è un sogno, ogni sfida è un traguardo. Polaris, mio compagno fedele, sempre avanti, mai in ritardo. Quando la notte cala sul bosco silenzioso, il mio quad riposa dopo un giorno glorioso. Pronto per un altro domani, di lavoro, divertimento, con nuove avventure, sempre in movimento. Polaris stella polare, icona nel mondo dei quad. Guidami tra i sentieri, dove nessuno è mai stato. Con te ogni viaggio è un sogno, ogni sfida è un traguardo. Polaris, mio compagno fedele, sempre avanti, mai in ritardo. Ok, siamo tornati qua alla baracchina col pannello fotovoltaico e con l'elettrificatore dentro. Se non avete visto il video ve lo lascio qua in alto sulla vostra destra. Quindi quad serve o non serve? Allora io credo che per i bambocci, scusate, per i bambini troppo cresciuti come me è un mezzo che è indispensabile, perché veramente il divertimento è fantastico. Poi un mezzo di questo tipo che è un po' un trattore, con il traino, col vericello, con i vari portapacchi, è veramente un buon mezzo. Diciamo che io soffro un po' di nostalgia del mio vecchio Wolverine, quindi se avete intenzione di acquistare un quad, secondo me date precedenza ai giapponesi, poi secondo gli americani e come ultimi i cinesi. Scrivetemi nei commenti se avete un quad, cosa avete, se secondo voi è un mezzo indispensabile oppure lo avete messo in garage e non lo utilizzate mai. Se non lo avete, ditemi se vi piacerebbe averlo. Cambiamo un po' di opinioni. Buon Monte Marzano!